Ok, ci siamo? Ci siamo in diretta. Bene. Allora, oggi sarà una live molto tranquilla, live del giovedì sera. Sarà una live in cui semplicemente lascerò a voi decidere di cosa si parla e quindi sarà un rispondo alla chat, quindi semplicemente una chiacchierata, si parlerà un po' di tutto e vedremo come va, quindi assolutamente senza impegno. Ciao Metlan, come stai? Tutto a posto? Come procede? Aspettiamo che entri un po' di gente. Clean Man, ciao caro, come stai? Tutto a posto? È tutto bene? Come state? Oggi serata tranquilla. Oggi serata tranquilla. Live extra confronto al solito. E vediamo come va. Matteo, ciao Marco, ciao a tutti. Ciao Marti. Matteo, ma avevo capito che non riuscivi a venire. Mi fa molto piacere. Stavolta mi è arrivata la notifica. Ah, perfetto. Ecco, vedi, un saluto veloce perché non potrò stare molto. Nessun problema. Conto che oggi sarà una live così informale, di chiacchierata, semplicemente chat, così chiacchierando con la chat. Quindi oggi molto tranquilla, sarà una mezz'oretta circa, quindi senza problema. Marco, oggi è il mio compleanno, grande l'incubo. No, vabbè, pazzesco. Auguri. Buon compleanno. Quanti ne fai, se si può dire? Ciao Alessandro, buonasera. Anna Mollica, ciao caro, posso farti una domanda riguardo al mondo della moda? Pubblicità, certo. A me le notifiche non arrivano, Marti. Come non ti arrivano? Come mai? Forse non hai messo la campanella su YouTube? Auguri incubo. Grande. Molto bene, grazie a te, tutto bene, sei riuscito nel post live a fare tutto nella scorsa live? Ce l'ho fatta, alla fine sono andato a letto tardissimo, ma ce l'ho fatta. Sono riuscito a editare tutto, tutti i video sono pronti, anche questa settimana escono nuovi video. Esce il video dell'evento di Sadhguru, quindi racconterò com'è andata quell'evento di Sadhguru questa settimana. Buonasera Marco, come stai? Faccio un salto rapido qui che poi devo andare. Domanda veloce, certo, volentieri. Per me che sono studente delle scuole superiori, se fossi in me domani, sciopereresti? Allora, questa è una cosa molto molto personale, quindi dipende quanto a te interessa questa cosa e diciamo che lo sciopero è un po' un diritto. Questo è un tema un po' sensibile perché comunque è un tema politico più che altro, poi diciamo che la guerra è un tema un po' particolare, quindi dipende veramente cosa ti dice il tuo cuore, se in quel momento pensi che sia la scelta giusta, però non penso che vada vista come una scusa semplicemente per stare a casa o andare semplicemente perché vanno tutti i tuoi amici, eccetera. Io, per come sono fatto, probabilmente non andrei, ma non per questioni politiche, ma perché non ho mai fatto nessun tipo di sciopero, non ho mai saltato scuola, non ho mai... perché erano cose che non mi interessavano tanto. Però questo è un caso un po' particolare, siamo in una situazione storica un po' particolare, quindi non saprei dirti in questo momento. Vedi tu quello che ti dice il tuo cuore in quel momento lì. Hai accorciato capelli rispetto a qualche mese fa? Ma un po' sì, hai visto? Pian piano crescono, sto cercando di farli un po' più gonfi come una volta, un po' più scalati. Grazie anche a Marti, penso sia Twitch. Sì, sono su Twitch. Ecco, la Marti per esempio dice, vabbè, come stai, come stanno in questo periodo? Bene, adesso vi racconto un po'. Rispondo un attimo alle veloci alle domande che poi devono scappare. Io ho l'Uni direttamente chiuso per lo sciopero. Ecco, vedi, ad esempio, lei non ha neanche il problema di scegliere. Matteo! Ma sei un patatone! Grazie Matteo. Grazie mille per la donazione. Sei proprio sempre super gentile.
Se devi scappare, nessun problema. Quando devi scappare, basta dirlo. Ultimamente io e Matteo mi fa praticamente da assistente, voi non lo sapete, ma mi fa praticamente da assistente in tutto. Super carino. Poi ti farò... Ah, grazie, esatto. Clean Man, poi ti farò una domanda su cui fare una riflessione, ma dipende molto da quello che hai vissuto. A poco spazio scriverò la premessa, poi ti faccio domanda. Certo, volentieri. Matteo Sborsi scappa, sì, è veramente, cioè, incredibile. Ciao Trudy, come stai? Samuel, quanto mi consigli di stare in India e dove andare? Oddio, l'India è gigantesca, quindi potenzialmente puoi starci veramente mesi e vedere poco. Quindi non preoccuparti. E dipende dove vuoi andare a vedere. Io sono stato in ashram e quindi sono stato per fare il corso. Sono stato un mese circa e non serviva stare per altro tempo. Però dipende da quello che vuoi fare tu. Se tu vuoi andare a vedere delle città, dipende da tante cose. Dipende dal giro che vuoi fare, se è solo una cosa turistica, se vuoi fermarti in un ashram, dipende. Marti. D'accordo, torno in considerazione, grazie. Matteo come al solito in pole position. Grazie Marco, buon proseguimento in live, direi che sei in buone mani. Grazie a te Elvitto. Grazie a te, poi fammi sapere alla fine cosa scegli. Anna, mia figlia vorrebbe entrare nel mondo della moda, è molto portata, ma io non sono esperta nel settore, non so come fare. Abbiamo provato ad andare a un casting di un'agenzia, ma hanno chiesto soldi. Ah, a proposito, adesso ti rispondo. Per chi vuole, domani sera dobbiamo ancora vedere, lo scriverò su Discord, o alle 7 o alle 10, quindi che sia alle 7 che sia alle 10, sarò in live sul canale di Claudia come ospite, perché lei vuole fare una puntata in cui si parla di moda e profumi, e quindi farò un po' la parte di profumi. Quindi se volete partecipare domani comunque su Discord vi aggiorno. Non sappiamo ancora se lo facciamo prima di cena, quindi alle 7, o se lo facciamo dopo cena, quindi alle 10. In caso vi aggiorno. Così mi è venuto in mente. Scusami Anna, adesso rispondo. Adesso rispondo anche a te, Trudy, adesso rispondo a tutti. Allora, prima Anna, che l'ho letta per prima. Il mondo della moda è molto portata, ma non sono esperta nel settore, non so come fare. Abbiamo provato ad andare a un casting in un'agenzia, ma hanno chiesto soldi. Purtroppo sì, le agenzie, ci sono tante agenzie che purtroppo vivono, campano su questa cosa. Quindi l'importante è trovare un'agenzia che sia giusta, cioè un'agenzia che non sia un'agenzia che campa su questa cosa, un'agenzia seria. Non è facile trovarla. Ho ancora i pantaloni qua. Non è facile trovarla, però insisti, se ha veramente talento, insisti e vedi che le trovi senza problemi. Trudy, bene, grazie, ho avuto giorni pieni e la sera crollavo, mi sono mancate queste live. Grande Trudy, sono super contento, ormai facciamo un po' compagnia. La sentite a proposito la musica di sottofondo? Alberto, il tuo lavoro principale è creare contenuti sui social? In questo momento sì, Alberto, nell'ultimo anno è diventato praticamente... Sì, anzi forse l'unico lavoro che faccio praticamente. Sara e Marco, cosa ne pensi delle meditazioni guidate qui su YouTube? Allora, diciamo che sono un ottimo intrattenimento. Ci sono 2 o 3 meditazioni guidate che sono interessanti, però è difficile trovare qualcuno che faccia una meditazione seria, anche perché non esiste tanto una meditazione. È più che altro esercizi che ti fanno entrare in stato meditativo, ma uno stato meditativo, cioè ci si deve lavorare un bel po'. Quindi diciamo che sono più che altro magari... È un po' come quando fai un allenamento tipo su YouTube. Dici ok, bello, ma non è né una scheda di palestra né qualcosa che ti cambia la vita, è un po' una cosa così. Quindi può essere utile, ma anche no, ecco. Trudy, io non sento nulla, adesso l'aumento un po' la musica. Dovresti iniziare a sentirla. Combo ospitata in famiglia, allora vediamo chi ha più bella gente in live, dai che vinciamo noi. In realtà non farò la live sul mio canale perché da quanto ho capito non si può fare sul tubo, si può fare solo, cioè deve farlo lei sul suo e io magari la ricondividerò come video qua, non lo so, vediamo. Sara, io ho iniziato a guidare, a meditare con le sue guidate, è vero Marti? Ho fatto anch'io delle meditazioni guidate qua. Che sì, è un po' la stessa cosa, puoi dare magari un hint di un'esperienza, puoi magari dare un'esperienza, però è difficile trovare qualcosa che ti dia un progresso. Quella che secondo me sono le migliori sono quelle, o la respirazione di Wim Hof su YouTube, o Isha Kriya, e basta. Secondo me sono le uniche valide che conosco.
Clean Man, lo sono stato nella vita, sia grasso, sia scolpito, e grazie ai miei lineamenti piacevo tanto. Verso i 20 anni ho scoperto quanto è importante l'aspetto. Tutti trattano diversamente. Tu hai provato questo cambiamento o sei sempre stato un bel ragazzo? Abbiamo provato a vedere varie agenzie a Milano. Ah, scusami, questa è un'altra. Allora, un bel ragazzo è un po' un parolone, diciamo che ad alcuni piaccio, ad altri no, quindi la mia estetica è un po' particolare. Però grazie del complimento. E comunque ti capisco, ed è anche per quel motivo lì che all'inizio ho trattato sul canale cura di sé da un punto di vista esterno, perché penso che sia importante anche proprio per il lavoro, che sia importante nella vita, e purtroppo esiste questa cosa per cui vieni trattato in modo diverso. C'è proprio in psicologia c'è proprio un termine, si chiama halo effect, delle persone che fanno la stessa cosa, stessa persona, stesso tutto, ma una leggermente più bella oggettivamente dell'altra, viene trattata in modo diverso. Quindi sì, questa cosa esiste. Molto meglio, dice Trudy, perfetto. Maitland! Ma sei impazzito anche tu? No, vabbè, ma sei un patatone anche tu, grazie mille. Festeggia il suo primo super in una live, è anche la tua prima super chat. Grazie mille. Grazie mille. Te e Matteo siete incredibili. Un patatone, faccio una foto anche a te. Se non ti dispiace. Che poi sono sia ricordi per me, ma poi li condivido anche. Grazie mille, ragazzi, siete proprio super gentili. Guardate cosa ho qui. Non so se ve l'ho mai fatto vedere. Non so perché. Lo terrò qua. Non si vede. Lo terrò. Anzi, questo è meglio, aspetta. Lui è ancora meglio. Ultimamente, ragazzi, mi sono appassionato di sumo. Abbiamo trovato a vedere alcune agenzie a Milano, ma tutte chiedono un'alta somma di denaro. Tu potresti consigliarmi alcune a Milano? Allora, a Milano che non chiede soldi serie c'è la Crew, la Tomorrow, la Fashion, la Elite, Joy, ma mi sa che è solo maschile, e poi alcune nuove, ma non le conosco tutte. Quindi vediamo. Matteo, grazie mille, grazie patatone, 6 euro. Scappo, ciao ragazzi, ciao Matteo, grazie mille per le donazioni, grazie anche a te di tutto. Ci vediamo, vedi se riesci a esserci domani sera, e ci vediamo, e per qualsiasi cosa sai che sono disponibile. Un abbraccio, grazie mille per le donazioni e per essere passato, mi fa molto piacere. Nuova mascotte, eccola qui. Grande Melton, grazie a Melton per la donazione, hai visto? Patatone anche lui. Ciao Teo. Belle però le chat così che compare a fianco a quelle di Twitch. Le sono state quelle che mi hanno sconvolto di più. Che cosa? Ah, ok, le meditazioni penso. Ciao Marco, ciao Paisi, come stai? Pisi76. Marti, io riesco a meditare anche da solo volendo, lo faccio a casa o nel centro, ma dice l'insegnante. Perfetto, bravissima Marti, bravissima. Sarà una caratteristica di Matteo, allora donare. È proprio il nome, è incredibile. Samuel, ciao Samuel, Guastella. Ciao Marco, quanto è il minimo di altezza per fare il modello? Tendenzialmente un modello di alta moda deve stare almeno sopra l'1,82 per gli uomini. Metlan, ma figurati, per tutto quello che fai per noi è un piacere. Ragazzi, senza di voi, io qua che ci sto a fare? Quindi è soprattutto per voi. So che sembra che sono io qua, ma è per voi. Comunque grazie ovviamente. Anna Mollica, grazie mille della risposta, allora proveremo a contattare l'agenzia che ci hai proposto. Yes, fammi sapere poi come va. Marco, cosa ne pensi? È meglio l'Attafa Cambra o la versione Quava? Allora, non ho mai fatto una collaborazione con l'Attafa, ma Pinalli, la profumeria, me li ha inviati per farci... Cioè, me li ha inviati, non mi ha chiesto in realtà di farci un video o altro, me li ha inviati perché ha visto che ogni volta che facevo una live su TikTok mi chiedevano di parlare di questi Lattafa. E
ho fatto l'unboxing, è andato bene, ma non mi hanno inviato questo camera di cui tutti parlano, quindi purtroppo non l'ho ancora sentito. Se li hanno da Pinalli, proverò a passare, però purtroppo non ce li ho presenti, cioè non ce l'ho presente. Quello che ti posso dire è che sono un po', da quelli che ho provato, un po' cloni, ovviamente, quindi ci stanno se ti piace quel genere. Clean Man, perché un 82 per motivi di proporzione e per motivi di sartoria? Tendenzialmente per motivi di... sì, entrambe le cose. Se guardi per una persona di alta moda devi essere un po' un manichino, cioè meglio ti stanno i vestiti e tendenzialmente devi essere alto, magro e asciutto, e meglio è. Cosa ne pensi dei profumi di Lorenzo Pazzaglia? Ne hai qualcuno in collezione? Ne ho tantissimi perché sono amico suo e me li manda in continuazione. E sono diretti, molto forti, molto diretti, molto piaccioni, giusti, semplici, ci stanno, vanno molto, soprattutto all'estero, in America vanno tantissimo. Quindi in realtà a me non dispiacciono, sono molto... non girano attorno, ecco. Matteo, ma non eri andato via? Matteo, grazie mille, bellissimo lo Shiva. Thank you a te. Thank you a te. Grazie mille. Grazie mille. Alla fine praticamente sei riuscito a partecipare anche te alla diretta. Mamma mia. Comunque io ne parlo alle persone attorno a me delle donazioni qua di Twitch, cioè di YouTube, e non ci credono. Ma l'agenzia che mi hai proposto, il book, ha sempre un costo? No, non chiedono questo genere di cose. Camera lo nominano tutti, vero Marti? Devo provarlo. Trudi98, qualcuno che saprebbe consigliarmi marche di incenso non tossiche, stessa cosa per le candele. Allora, le candele sono un po' complesse, tendenzialmente se vai sul vegano è un po' meglio, ma è difficile trovare qualcosa che bruci che sia non tossico. L'importante è che sia vegano, tendenzialmente quelle vegane sono un po' meglio. Però ti dico, per l'incenso c'è un brand che non mi ricordo come si chiama, te lo dico subito, è il brand forse migliore di incenso. Incenso indiano brand. Nag Champa, vediamo, te lo dico subito. Nag Champa, eccolo qua. Che dovrebbe essere quello proprio classico, originale, te lo faccio vedere. Questo qui, io l'avevo provato a Conetti, avevo fatto un sacco di ricerche tempo fa, adesso non lo utilizzo più. Però sono questi praticamente. Nag Champa, proprio quello vero indiano. Dovrebbe essere questo qui. Eccoli qua. È un dupe anche quello, però. Vero. Vabbè, te ne meriti le donazioni, grazie Marti. Bellissimo lo Shiba, Matteo. Tra l'altro lo Shiba è la mia razza preferita. Samoyedo, Shiba e Golden Retriever. Mentre personalmente ho iniziato a meditare grazie a te e ho cominciato ad avvicinarmi al mondo dei profumi grazie a te. Se conosco questi bellissimi mondi è grazie a te. Quindi grazie. Metran confermo, mamma mia. Questi messaggi sono quelli che mi fanno commuovere. Che poi se ci pensi, so che sembra scontato, ma è incredibile come la stessa persona riesca a farti conoscere o ad appassionare a due mondi che sono uno l'opposto dell'altro quasi. Se ci pensi. Però, vabbè, insomma, io condivido le mie passioni, quindi sono contento che alla fine anche a voi piacciono, no? Grazie mille, ma figurati Trudy. Figurati. Anzi, per qualsiasi altra cosa io sono qua. Oggi lo vedete è una live molto tranquilla, molto pacata, molto... Ah, la sentite bene la musica? E anche il microfono si sente bene perché ho modificato alcune impostazioni e in teoria dovrebbe sentirsi leggermente meglio, un po' diverso, fatemi sapere.
Vabbè, per quanto mi riguarda, ti ho già detto tutto quello che dovevo dirti al riguardo. Sì, Marti, vero. Vero, vero, vero. Vero, vero. Tra l'altro anche Discord, vi sta piacendo la cosa di Discord? Secondo me alla fine non è male, sta diventando utile. Alla fine vedo che c'è gente e ci stiamo divertendo, quindi ottimo. PC 76. PC o Paisi? Si sente molto bene, perfetto, perfetto, perfetto. Sì, sì, tutto a posto, il microfono, la musica è un po' troppo bassa. Perché ho paura a volte di tenerla troppo alta, che poi dà fastidio. Provo a alzarla un po', ecco. Roberto, ciao Marco, un consiglio, un profumo che stimola il benessere interiore, la tranquillità dell'anima, diciamo un anti-ansia, perché veramente è una malattia che affligge migliaia di persone, grazie mille. Allora, diciamo che si entra... Matteo, adesso rispondo, scusami, Matteo. Marti, Matteo, Matteo, cosa stai facendo? Mamma mia. Grazie mille Matteo, 3,49 €. Ma te non dovevi andare. Ok, me ne vado. Grazie del supporto. Grazie mille Matteo. Per qualsiasi cosa sai che ci siamo. Un abbraccio e ci sentiamo. Buona serata. Si sente leggermente più alto del solito, sì, più nitido. Perfetto, perfetto, sono contento. Adesso ti rispondo Roberto, scusami. Ciao Matteo. Allora, un consiglio, un profumo. Allora, lì si tratta soprattutto di... è una cosa che si chiama condizionamento olfattivo. Praticamente ogni profumo viene associato nella nostra mente direttamente alle emozioni. Quindi gli odori sono un po' perché ci piacciono tanto i profumi? Perché vanno direttamente a collegarsi con l'amigdala, con tutto il nostro reparto emotivo direttamente, quindi senza girarci attorno. E quindi tutto ciò che è anche collegato ai ricordi. Quindi nel momento in cui senti un odore, anche senza doverci pensare, spesso ti riporta in una situazione, diventa evocativo. Quella è un'associazione. Quindi tendenzialmente quello che io consiglio, se si vogliono utilizzare i profumi in questo modo, è di sfruttare questa cosa al contrario. Ovvero, vuoi che un profumo ti dia relax in un momento in cui sei meditativo, in un momento in cui sei rilassato, in un momento in cui sei a posto. Senti un odore, prendi un tuo profumo che ti piace, che ti rilassa, che ti dà quella sensazione, oppure un incenso, una qualsiasi cosa, senti quell'odore e associalo a quel momento lì, sii presente. Poi pian piano, dopo 2 o 3 volte che lo fai, quando sentirai quell'odore, ti riporterà a quello stato d'animo più velocemente. Poi ci sono degli odori, dei profumi, delle note che tendenzialmente per aromaterapia calmano, però è veramente molto sottile come cosa. C'è la lavanda, la valeriana, tutte quelle cose lì che calmano anche... Quando vedi una tisana con scritto relax, tutte quelle cose anche a livello di odore rilassano praticamente. Quindi per secondo me il metodo migliore è quello che ti ho detto. Trudy, quanto è bello quando ci circondiamo di gente in risonanza a noi. Ultimamente faccio sempre più caso a quello che capita intorno a me e credo sempre più nella legge dell'attrazione. Vero, vero, vero. La legge dell'attrazione, ragazzi, è semplicemente dove concentri il tuo mondo. Cioè, quando ti accorgi che tu ti crei il tuo mondo e concentrandoti su varie cose in base alla tua esperienza, poi quelle cose sembra che compaiano dal nulla o vengono attratte. In realtà non viene attratto un bel niente, semplicemente siamo noi che un po' lo creiamo, no? Lo creiamo nella nostra testa e un po' lo iniziamo a vedere, anche se prima non lo vedevamo. Clean Man, tu usi qualche profumo ambiente, tipo candela, incenso, eccetera? Io uso il profumo 24 ore su 24, oltre che per uscire e stare in casa a dormire, la casa è impestata. A volte parto e al ritorno me ne accorgo. Non sono un grande fan di profumi d'ambiente, però mi piacciono le candele. Le candele ho una piccola collezione e le utilizzavo per un bel po', adesso non le utilizzo da un po'. Perché comunque l'idea di bruciare qualcosa in casa dopo un po' mi mette... cioè si esce di casa, ti dimentichi, è un po' un problema. È una situazione... Lo uso magari in momenti particolari, ci può stare in una serata particolare, di relax o altro,
Idem per l'incenso, lo utilizzavo per un po', però poi diventa tanto alterante. Preferisco che la mia casa rimanga neutra. Ecco. Metala, l'unica cosa che non sei riuscito a farmi appassionare sono i capelli. Sono tendente al pelato, però provo una sana invidia. Insomma, ci sta, dai. Anzi, forse hai meno problemi di te. Lascia stare. Clean Man, Metlan come ti capisco, ma è normale, ragazzi. Cioè, la maggior parte delle persone sono così. Quindi non preoccupatevi. Roberto, ottimo consiglio, grazie mille, ci proverò con Black Afghano, è troppo buono. Black Afghano è tanta roba, sì. Messaggio ritirato, non so cosa è successo. Non so cosa è successo. Ecco. Che tipo di sfondi imposti solitamente sul tuo iPhone, Sara? Allora, fino a poco fa avevo uno sfondo totalmente nero. Cioè era semplicemente nero e non c'era niente, mi piaceva tenerlo pulito. Poi ho iniziato a mettere delle cose, adesso sto testando, dato che c'è il nuovo iOS 26, con questa grafica particolare, sto testando con qualcosa tipo di un po' più... Dato che ho il telefono argento, far risaltare un po' l'argento, oppure vediamo se ho altri da farvi vedere. Ecco, tipo questo. Oppure questo qua mi piace molto. Quindi a far risaltare questa cosa 3D che esce il telefono dal mare, eccetera. Oppure quello dell'iPhone, che hanno fatto proprio uno per l'iPhone nuovo, ed è carino. Bello, cavoli. Beh, tengo questo per un po', mi sta piacendo. Ne ho anche uno che sfrutta le icone trasparenti, che non è malissimo. Clean Man, io usando il profumo perennemente, la casa rimane automaticamente sempre profumata, qui non ne sento il bisogno, anche se le candele fanno atmosfera, vero? Concordo. Come non è neanche bello che ci sia sempre un profumo nell'aria, ci vogliono dei momenti neutrali. A me capita che in famiglia si usano profumi, rimane l'odore nell'ambiente, Marti dice, sì è vero, ma è così, poi soprattutto nei vestiti o quando entri nelle cose, o quando te lo spruzzi magari sei su un tappeto, rimani sul tappeto, è un disastro, bisogna stare attenti. Un casino, ecco, esatto Roberto. Tipo mio padre sta usando Baccarat ultimamente e lo sento sempre sotto il naso, esatto. Esattamente, tra l'altro venerdì prossimo sono stato invitato da una profumeria di Verona per la presentazione / masterclass di un nuovo Baccarat Rouge, punto di domanda. Paisi 76, 8 Bacco Vanille, ma non so quanti spruzzi usare, tu quanti ne consigli? Dipende dalla situazione, se vuoi magari uscire la sera, sei all'aperto, quindi serve farti sentire un po' di più, vai intorno ai 5 spruzzi, 4-5. Se invece sei all'interno, quindi rimani dentro e fai, cioè tipo sei indoor o comunque è estate, quindi non vuoi dare troppo fastidio, sei a scuola, università o altro, vai anche con 1-2 spruzzi. Metlan 5,99. Questa donazione è a sostegno per i pelati. Aspetta che faccio la foto. Mannaggia. E fu così che la live prese una piega completamente diversa. Posso anche rispondere. Ma che bello, posso rispondere. Ho messo questo nuovo coso nella chat. No, ecco, non posso rispondere. Oh sì. Ho messo questo nuovo... vediamo se riesco. Ecco. Forse così? Forse così? Posso usare anch'io la chat. Ho scaricato un nuovo plugin che mi permette di fare queste cose. Comunque è sempre gentilissimo, Metlan, anche tu mi raccomando. Sai che mi fa molto piacere, ma lo dico anche come lo dico a Matteo. Sapete ragazzi che non dovete, cioè non è necessario. Se lo fate perché vi fa piacere, super volentieri. Ripeto, io sono sempre molto grato di avere gente come voi attorno e quindi non sentitevi assolutamente in dovere di farlo per qualche motivo.
Se volete farlo lo accetto volentieri, sono contento, ma non preoccupatevi. Roberto, comunque bellissima la live così, tranquilla e spensierata, meriti molto, bravo, continua così. Grazie Roberto, grazie mille. Fai parte della chat anche tu adesso, è vero Marti? È vero, ma se io faccio... Ah, ma posso anche scrivere così. Ah, posso scrivere anch'io nella chat. Bellissimo. Vediamo se funziona anche su Twitch. Funziona anche su Twitch, bellissimo. Bellissimo. Allora adesso vi risponderò senza parlare, risponderò solo dalla chat. Sarebbe bello vederti con 1000 spettatori, ma non sarebbe la stessa cosa, pochi ma buoni. Sarebbe bello, sì, non so cosa succede con 1000 spettatori. Esplode tutto. Che clima c'è lì? Fa freschino, eh? Sì, ha iniziato a fare veramente fresco. Però secondo me tornerà il caldo. Mi ricordo che gli anni scorsi ad Halloween giravo a volte in maniche corte. Tranquillo Marco, lo so. Bene, Metro. Era solo per trasparenza. Trulli98, ho visto qualche giorno fa che hai fatto una storia su Instagram in cui vedevi Expedition 33. Se hai visto il finale, quale avresti scelto? C'è molto dibattito su questo. Incredibile come un videogioco riesca a far riflettere così tanto su diversi temi. Ho visto fino alla fine, bellissimo, per chi non lo sapesse è un videogioco che probabilmente vincerà il Game of the Year di quest'anno ed è incredibile, ed è pazzesco, e ha un finale aperto, quindi tu puoi scegliere entrambi i finali. Non volendolo spoilerare agli altri, ti do qualche indizio, avrei scelto quello di Verso. Perché secondo me Renoir e Verso non sbagliavano in fondo. Hanno entrambi ragione, quindi non c'è un cattivo o un buono, però io dal mio punto di vista preferisco, se devi tipo risolvere una cosa, togliere il dente e risolverla il più possibile alla radice. Quindi sono anch'io da quel punto di vista lì, perché continuare a magari vivere in un mondo fasullo non serve a molto. Adesso inizia ad autocommentarti. Esattamente, Marti. Exactement. Tra l'altro la colonna sonora di Expedition 33 è qualcosa di incredibile. Io purtroppo non sono un grande videogiocatore, ma mi piace molto guardare gli altri che giocano. Non so perché. Fino a quando sono piccolo. Quando ero piccolo guardavo mio fratello giocare a Final Fantasy, e adesso mi è rimasta questa cosa, ogni tanto vedere qualcuno che fa gameplay mentre mangio mi piace. Che figata, hai visto? Cosa è successo? Per un attimo si è persa la... E comunque siamo a già mezz'ora di live, 33 minuti. Così, penso, semplicemente a farsi compagnia. Vogliamo fare qualcosa? Vediamo se c'è... Facciamo una tier list o qualcosa del genere, o volete continuare così a chiacchierare? Vediamo se c'è una tier list o qualcosa da fare, oppure una classifica o qualcosa. Metran, sei team Play o Xbox, Nintendo o PC? Sono team Nintendo e Play. In realtà non... Cioè, più che altro sono cresciuto con la PlayStation 1, quindi poi successivamente ho preso la PlayStation 2 e dopo la PlayStation 2 la PlayStation 3. Lì poi mi sono fermato, non giocavo tanto, giocava più che altro mio fratello e guardavo mio fratello giocare. Quindi era più che altro per quello. Però... ho giocato tanto col Nintendo perché sono giochi un po' più easy, un po' più tranquilli. Tuttora con la Nintendo Switch ogni tanto gioco, ho appena finito Zelda, che non ci ho mai giocato. Adesso che uscirà il nuovo Pokémon, giocherò a Pokémon. Pokémon è un po' il mio guilty pleasure, ecco qua Snorlax. Quindi... La Marti, comunque io in linguistica sto studiando la provenienza dei dialetti. Oggi il prof ha iniziato a parlare pure in veneto. Ma va! È incredibile, che combo astrale. Bella però la storia dei dialetti. Skills Money. Secondo te le malattie hanno una radice e sono dettate soprattutto dal tuo passato?
Allora, dipende se la malattia arriva dall'esterno. No. Ad esempio, quando c'è stato il periodo del virus, un virus è un attacco esterno, quindi non è che ci si può fare molto. Tante, quasi la maggior parte sono probabilmente cose che, non essendo arrivate dall'esterno, da dove sono arrivate? Sono arrivate da comportamenti, sono arrivate da un condizionamento, sono autogenerate, sono create, no? Quindi questa è un po' la mia prospettiva. Quindi in qualche modo ci si può lavorare, ecco. Poi dipende ovviamente se è a livello genetico, dipende da tante cose. Se è a un livello tanto profondo, ovviamente è una cosa genetica, allora è difficile. Però si può lavorare con quello che si ha, ecco. Ciao Marco, mi hai provato il rapé? Lo consiglieresti? Grazie, non so cos'è. Ho paura di cercarlo su Google. Rapé. Tabacco forte da fiuto. Da fiuto? Stimolante o rilassante? Non lo conoscevo. Non lo conoscevo. Ste. Però no, non l'ho mai provato. Tendenzialmente cerco di evitare tutto ciò che può alterarmi, rilassarmi o altro nel momento in cui non è qualcosa creato da me, ma è una cosa esterna, perché poi o ne diventi dipendente oppure ti butta giù in qualche modo, cioè tutto ciò che ti altera preso dall'esterno in qualche modo ti fa fare sempre un po' un passetto indietro, ho notato questa cosa. È diverso ad esempio dalla meditazione, quando sei tipo rilassato in stato meditativo ti sembra invece di essere più attivo, sei rilassato ma sei conscio, invece tutto ciò fuori mi fa essere un po' meno conscio, cioè sembra ritornare un po' quasi a uno stato più come se spegnessi un po' la testa, ecco. Bella risposta, grazie Skillsmoney. Sì, bello, peccato che io quando parlo in dialetto ho la risata automatica. Come mai? Io invece non so parlarlo il dialetto. Non so parlarlo. Lo capisco, ma purtroppo non lo so parlare. E pensa che ho studiato francese al... Scusate, ho studiato francese al liceo, ma mi dicevano che assomigliava un po' al veneto. Diego Wave, sei mai stato da Yusuf? Non so cos'è, lo cerco subito. Yusuf Bai, brand di profumi di Dubai. Guardiamolo insieme, scusa, perché lo sto guardando solo. Brand di Dubai. Ciao Clean Man, un abbraccio, ci aggiorniamo. No, non lo conosco. Bella la boccetta, mamma mia, molto bella. Bella. Anch'io se facessi un profumo lo farei così, molto minimal, bellissimo. Packaging non mi piace, però la boccetta è carina. No, non ci sono mai stato. No, ecco, questo non mi piace. Queste boccette non mi piacciono. Questa sì. No, quando sento parlare dagli altri, qualsiasi tipo, tranne il napoletano che lo parlo normalmente. Marti, insomma, meglio ridere che piangere, dai. Trudy, vero, il finale di Verso, la realtà nuda e cruda di quel finale mi è piaciuto molto, anche il saluto finale di tutti, tranne Gustav che la invita ad andare da loro. Tranne Gustav? Non ci ho fatto caso. Comunque i temi che tratta sono veramente profondi, eutanasia e lutto, e raccontati in modo intelligente. Io ci ho giocato da una mia amica perché non ho la PS5, me ne sono innamorata, infatti ne farò anche il cosplay. Guarda, fai benissimo, anch'io non sono amante tantissimo dei videogiochi, ma quella è veramente una storia degna di cinema più che hollywoodiano, perché Hollywood rimane sempre un po' sul superficiale, cioè è veramente incredibile, la storia di quel videogioco è pazzesca, sono veramente d'accordo. E poi la colonna sonora fa venire i brividi. La Marti della boccetta sembra interessante, vero?
Oh, vero, vero. Ho guardato molti video ma non riesco a iniziare a meditare. Faccio fatica a iniziare e continuare. Sì. E se vuoi... C'è un'app, te la scrivo qua. Aia! L'altro giorno quando sono andato all'evento di Sadhguru a Milano, hanno presentato quest'app e la sto provando e ti devo dire che non è male. La prima meditazione che io ho fatto, che mi ha fatto entrare nell'ambito interiore, si chiama Isha Kriya. Questa meditazione che hanno fatto è una versione ancora più base, ancora più di Isha Kriya. È gratuita e hanno fatto tipo quest'app un po' gamificata, tipo in stile Duolingo, che ci sono i giorni di fila, ti danno tipo delle monete, cose così, e per far motivare le persone a meditare. Secondo me per la maggior parte delle persone ci può stare. È tipo 7 minuti di meditazione e provala per tipo una settimana e vedi come ti trovi. Devi crearti una routine in cui la metti, qualsiasi tipo di meditazione scegli, e falla. Si chiama Miracle of Mind. Ciao Clean Man, un abbraccio. Il francese è simile al veneto, ritiro la donazione. Come si ritira tutto? Come si ritira? Comunque, sì, in effetti hai ragione. E rimando dopo su PayPal. Sara, hai messo un pupazzetto sul microfono. Hai visto? L'ho presentato prima. Ragazzi, il sumo. Dovete guardare il sumo. Guardate che sono lì per aprire un canale di sumo. Bellissimo. Bellissimo. Vedere i lottatori di sumo che prendono questa cosa come stile di vita, come religione, come credo, come fitness, come amicizia, come tutto, come lavoro. È veramente bello, bello, bello. Gli incontri sono bellissimi, durano poco. Veramente vi do un consiglio, andatevi a guardare qualche incontro di sumo. Ma perché i dialetti vengono dal latino e anche il francese? È per questo che si somigliano. Anche il mio locale, vero, vero, vero. Vero, vero. Marti che va da una parte all'altra della chat praticamente. Pai66, grazie, ma figurati. Tyler, messaggio ritirato. Tyler, cosa avevi detto? Tyler. Cos'è per te un percorso spirituale? Adesso rispondo. Vai in moto? Sì. Sì, ho una moto che però sto vendendo. Quindi vado, ma molto raramente. Ci andavo quando ero piccolo, vedevo tanto. Cos'è per me un percorso spirituale? Un percorso spirituale significa semplicemente accettare, cioè essere onesti con se stessi. Significa accettare che non hai idea di chi sei, del perché sei qua su questo pianeta, non hai idea di che cosa sia questo pianeta, non hai idea tu da dove arrivi, dove vuoi andare, non hai idea di che cosa sei fatto, non hai idea di niente. Non sai se c'è un Dio, se non c'è un Dio, accetti semplicemente la verità fondamentale ed esistenziale che non hai idea. Quando accetti questo, automaticamente non puoi creare conclusioni nella tua testa, rimani confuso ma anche aperto, perché solo se non hai preso conclusioni rimani una porta aperta, e rimanendo aperto ovviamente inizi un po' a guardarti attorno, anche per paura, per confusione. Quel guardarsi attorno, quel guardarsi dentro, quell'iniziare a cercare una risposta a queste domande esistenziali, alla verità, è il percorso spirituale. Marco, hai seguito il corso Fragrances Under the Bridge? Marco, hai seguito il corso lunghissimo di Sadhguru, non ricordo come si chiama, che promette anche scientificamente un miglioramento in moltissimi campi. Grazie per i tuoi video. Se passi a Vicenza ti offriamo un caffè. Grazie. Grazie mille, volentieri. Volentieri. Comunque sì, penso intendi inner engineering, ingegneria interiore. Comunque sì, l'ho fatto in realtà penso 3 volte e l'ho fatto 5-6 anni fa. Quest'anno sono andato in ashram, proprio in India, per proseguire con 2 corsi un po' più avanzati, però sono tanta roba. Cambiano tanto. I lottatori di sumo li conosco solo dall'estetica, sono pazzeschi, sono bellissimi secondo me. Sì, io sono, anche perché non sono, cioè sì, sono grassotti, però sono forti. Cioè quel è sotto a quel grasso lì c'è muscolo. Loro praticamente più si allenano e diventano forti e diventano muscolosi, diventano strong,
e più possono aumentare di peso mangiando e riposando in un certo modo, con uno stile di vita diverso, in modo tale da essere difficili da spostare. Quindi più sei tondo, pesante, e più vuol dire che sei forte, perché puoi gestire il tuo corpo con quella forza, cioè riesci con la tua forza a gestire quel peso. Sì, sono io ovunque, grande Marti. Top risposta, grazie Skills Money. Esatto. Va bene ragazzi, io direi che stasera siamo a 45 minuti di live e possiamo iniziare pian piano a chiudere, quindi rispondo alle ultime 2 o 3 domande e poi andiamo a letto, dai. Tyler, ho quasi finito di leggere Il potere di adesso, l'avevi consigliato su un video, non pensavo sinceramente che un libro potesse avere questo effetto su di me. Hai visto? Ma io non consiglio così tanto per consigliare. Se ti dico che ti cambia la vita, è perché ti cambia la vita. Poi dipende se è il momento giusto per leggerlo, però tendenzialmente Eckhart è talmente bravo che quel libro lì ti apre anche se non vuoi. Cioè è proprio meditativo solo il fatto di leggerlo. Quindi ottimo. Buonanotte caro, buonanotte. Fragrances Under the Bridge. Ci aggiorniamo. Metran, oltre a Saguro, che altra guida stimi e segui? In realtà ho tante persone che stimo e seguo. Sadhguru in realtà è semplicemente molto intelligente, secondo me ha un intelletto veramente interessante. Stessa cosa per Jiddu Krishnamurti, secondo me è una delle persone più intelligenti che ci sono state nell'ultimo secolo, purtroppo non c'è più. Eckhart Tolle, a proposito del potere di adesso, molto presente, molto interessante. E poi ti dico Baba Ramdev, un'altra persona molto interessante. Poi vabbè, c'è Wim Hof, c'è PewDiePie da un punto di vista di carriera un po' diverso. Anche in Italia c'è ad esempio semplicemente un Dario Moccia, c'è un Yotobi, dipende dalle cose. Ho persone comunque che ammiro e che rispetto sicuramente. Grazie per la live, la riguarderò. Buona nonna Sara, grazie a te. Paesi 76, un libro per il miglioramento personale che consigli. Dipende da quello che ti serve in questo momento. Miglioramento personale è un po' generico. Dipende da in questo momento qual è la domanda che ti gira più in testa. Un libro che consiglio spesso, generale, quindi senza andare in qualcosa di specifico, come anche il ragazzo di prima, Tyler, te lo conferma, è Il potere di adesso. Il potere di adesso è una bella botta. Il potere di adesso consiglio a livello sociale, se ti interessa in questo momento di più il livello sociale, Il coraggio di non piacere. Consiglio il libro Karma, se ti interessa un po' di più la parte spirituale. Ce ne sono tanti di libri molto interessanti. Se ti interessa una parte motivazionale, fitness, vai su David Goggins. Ce ne sono tanti, però dipende da quello che cerchi in questo momento. Buona serata, ciao Trudy. Adesso vado anch'io a letto. Va bene ragazzi, grazie mille di tutto. Grazie mille per le donazioni, anche se i 2 donatori mi sa che non sono più online. Marti notte, grazie a tutti. Ci vediamo, se volete, come vi ho detto, domani sera in diretta sul profilo di Claudia Putischi, la scrivo qua. Se avete voglia, comunque lo scriverò anche sul server Discord, quindi se non siete sul server Discord lo trovate in descrizione come iscrivervi, il primo link. E quindi se volete domani si parla di profumi e di moda, quindi su YouTube, sì. Sarò da lei, vi darò informazioni sull'orario, sarà o alle 7 di sera o alle 10. Quando ci hai messo per imparare bene il giapponese, riuscire a intrattenere una conversazione? Sono ancora lì. Riesco a farmi capire, ma non sono ancora in grado di fare una conversazione intera completamente da solo. Riesco a farmi capicchiare. E ci ho messo tanto perché non lo studio tantissimo, lo studio tipo 10-15 minuti al giorno e non ho tanto modo di metterlo in pratica. Quei 3 mesi in Giappone mi hanno aiutato tanto, però è da ormai un paio d'anni, forse di più, che lo sto studiando. Un paio d'anni, sì. 2 anni.
non ho fretta, quindi non sto facendo qualcosa di molto intenso, è più una cosa pian piano, anche tanta immersione. Va bene ragazzi, buonanotte, grazie di tutto, ci aggiorniamo, buona serata, buonanotte, grazie a tutti.